Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro e a un nuovo interattivo. Oggi esploreremo i talenti nascosti. Cosa sono? Sono quelle qualità che appartengono alla nostra personalità, ma molto spesso sottovalutiamo, ignoriamo oppure diamo per scontate pensando che ce l'abbiano tutti. E invece sono delle qualità che sono inerenti alla nostra personalità, soltanto alla nostra, e che ci possono aiutare sia in ambito lavorativo ma anche in altri, tipo quello sentimentale o all'interno delle altre relazioni sociali e che appartengono solo a noi e probabilmente non riusciamo a trovare in altri. Quindi con questo interattivo noi riusciremo a scoprire meglio la nostra personalità e allo stesso tempo a valorarla. Come al solito abbiamo tre mazzetti caratterizzati da una pietra diversa, il primo mazzetto con il quarzo rosa, il secondo mazzetto con la shungite, una pietra di protezione, e il terzo mazzetto con l'ametista. Potete anche stoppare il video per decidere con calma, anche se io consiglio di seguire la prima impressione, e poi potete scorrere il video fino alla parte che riguarda il mazzetto scelto. A dopo! Iniziamo con il primo mazzetto, quello del quarzo rosa. Vediamo il primo talento nascosto di chi ha scelto questo mazzetto. Scelte. Questa è una carta che indica che avete una capacità decisionale molto forte, siete in grado di fare delle scelte ponderate per quanto riguarda la vostra vita. Siete delle persone molto anche razionali o comunque abbastanza sicure di quello che pensate e di quello in cui credete, il che vi permette di non dubitare facilmente quando dovete appunto prendere delle decisioni. Siete in grado di avere questo coraggio appunto di scegliere per voi stessi. Vediamo i dettagli con i tarocchi e abbiamo il cavaliere di denari e il mago, il bagatto. Ecco. Allora, il cavaliere dei denari appunto dice che voi avete una capacità innata di ponderare, di pianificare in anticipo, di non correre quando appunto dovete prendere delle decisioni o fare delle scelte importanti. E il mago appunto sottolinea che una volta che voi avete analizzato la situazione e sia pro che contro, siete in grado appunto di fare questa scelta, di attualizzare la vostra decisione, di fare delle azioni, di portare avanti le vostre decisioni. Quindi siete molto assertivi, molto sicuri di voi stessi, che voi avete, il mago indica che avete tutti gli elementi materiali e psicologici per appunto guidare da soli la vostra vita e iniziare anche nuovi percorsi a volte in maniera coraggiosa. E questo effettivamente non è da tutti. Questo è soprattutto una qualità molto importante a livello anche lavorativo. Avete appunto il coraggio di iniziare nuovi percorsi, soltanto che appunto lo fate non in maniera avventata, però ponderando tutte le possibilità davanti a voi. Secondo talento un po' ignorato è quello dell'autore. Questa è una carta appunto che un po' riguarda gli scrittori, ma anche comunque raccontatori di storie, narratori. È una carta che parla di creatività, di costruzione interna di un percorso dall'inizio alla fine. Indica appunto che avete come qualcosa che volete raccontare agli altri, avete un talento per
comunicativo nei confronti degli altri. Quindi è una carta che indica creatività da un lato, talento narrativo dall'altro, probabilmente per alcuni di voi proprio indica un talento da scrittore, e per altri più genericamente può indicare appunto la capacità di comunicazione, soprattutto in forma scritta. Vediamo i dettagli con i tarocchi. Abbiamo l'asso di spade e la regina di denari. Quindi sì, è appunto l'asso di spade indica la capacità di discernimento, la capacità di fare chiarezza, la capacità comunicativa. Quindi sicuramente questa carta dell'autore è molto focalizzato sulla comunicazione, io direi soprattutto scritta, perché appunto si parla di autore, ma non vuol dire, potrebbe essere anche attraverso video, attraverso altre forme di comunicazione, conferenze e simili. Una forte capacità comunicativa che vi permette appunto di concretizzare qualsiasi cosa desideriate, ovvero di costruire dei progetti, di creare stabilità, ma soprattutto con la regina di denari di nutrire le persone attorno a voi. È una capacità che crea un'atmosfera chiara, serena e soprattutto stabile. Che è una capacità appunto che è molto importante a livello lavorativo, ma anche e soprattutto, me lo immagino, all'interno di un gruppo di amici, all'interno di una famiglia, con il vostro partner o la vostra partner. Cioè è una capacità di mettere, di trasparenza, di comunicare i vostri bisogni, le vostre esigenze, di fare chiarezza all'interno delle relazioni, e questo crea un'atmosfera che nutre appunto le vostre relazioni, ma anche crea delle basi solide per i vostri obiettivi. Terzo, terzo talento sottovalutato è quello dell'insegnamento. Vedete, c'è una persona che insegna. Quindi questa capacità comunicativa che avete è appunto soprattutto fruttuosa se lo portate a livello di insegnamento, ovvero riuscite a comunicare talmente bene che riuscite anche appunto a far crescere le persone attorno a voi, a comunicare il vostro sapere, quindi anche una forma di generosità. Nel vostro lavoro riuscite a comunicare, a donare il vostro sapere ai vostri colleghi, ai vostri sottoposti, a livello di relazione, a livello di amicizie, a livello di famiglia. Le persone attorno a voi riescono a migliorare le proprie competenze, o comunque interiormente a migliorare come persona grazie anche a voi, che è una cosa bellissima. E è una carta che soprattutto parla dei giovani, quindi probabilmente siete anche molto interessati alle generazioni più giovani. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Abbiamo la carta dell'innamorato e il re di coppe, che quindi appunto ci parla di questo amore, di questa volontà di compartire con gli altri il proprio sapere, appunto. Lo fate proprio distinto, in maniera anche molto generosa, proprio per un istinto di voler aiutare gli altri. Ed è una cosa che effettivamente è sempre più rara al giorno d'oggi. Quindi sì, sono dei talenti estremamente positivi, estremamente importanti e non sempre, non molto frequenti, devo dire, appunto, perché riassumendo abbiamo la capacità di decisionale, quindi anche una forma di leadership, riuscire a
decidere per se stessi, anche per gli altri, insomma, prendere delle decisioni sia in ambito lavorativo che al di fuori di questo, la capacità comunicativa, soprattutto in forma scritta, probabilmente potreste veramente iniziare a pensare di scrivere un libro, altre forme di creatività di tipo appunto scritta, però comunque una forma comunicativa, e soprattutto questa forma di comunicativa si esprime bene quando riuscite a utilizzarla per comunicare il vostro sapere agli altri, fare in modo che gli altri migliorino sia le proprie competenze sia in generale tirar fuori il meglio dagli altri, ecco quello che riuscite voi, e soprattutto con i giovani, con le generazioni più giovani. E lo fate questo proprio a livello spontaneo, proprio di cuore, basandovi su una forma di istinto generoso che avete nel profondo di voi stessi. Questo è tutto per il primo mazzetto, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ciao, eccoci arrivati al secondo mazzetto, quello della shungite nera. Vediamo le qualità sottovalutate. Scuola. Allora, questa è una carta che indica che avete un talento nello studio, vi piace studiare, soprattutto cose probabilmente astratte, materie difficili per molte persone, invece voi avete proprio una voglia di informarvi e tenervi aggiornati costante, appunto, riuscite a trovare piacere mentre altri non ci riescono, appunto, trovate piacere nello studio, nell'aumentare le vostre competenze. Vediamo un attimo con i tarocchi, i dettagli. Qui abbiamo l'asso di coppe e il paggio di coppe. Dunque, i tarocchi appunto dicono che riuscite sempre a rinnovarvi, avete un forte interesse nel migliorare appunto le vostre competenze e soprattutto una curiosità, siete molto curiosi. E quindi non vi pesa assolutamente tornare sui libri o comunque cercare le vostre risposte in corsi, in testi, in percorsi di studio diversi da quelli magari che avete completato anni prima, quindi avete questo forte desiderio di migliorare voi stessi, che è estremamente utile anche volendo in ambito lavorativo, se non personale. Vediamo un attimo la seconda qualità. Lavoro sul corpo. Beh, questa è qualcosa che riguarda appunto proprio l'ambito fisico. Siete molto interessate a tutto ciò che si relaziona al corpo, possono essere i massaggi, come in questo caso i tatuaggi, energie guaritrici, reiki, oppure anche sport, fisicità, avete proprio una intelligenza fisica, si chiama, molto allenata, e soprattutto un forte talento in questo settore. Quindi non solo teorico da un lato, ma proprio anche che riguarda il corpo fisico dall'altro. Quindi riuscite a combinare questi due aspetti che a volte un po' sono in contrasto, ecco. E quindi vuol dire anche qualcosa di più pratico rispetto allo studio teorico dall'altro. Riuscite praticamente a coniugare la parte teorica con la parte più pratica. Vediamo un attimo con i tarocchi. Abbiamo il 4 di coppe,
e il 3, scusate, il 3 di denari. Quindi in questo caso vogliono dire che ci sono delle opportunità che voi riuscite però a cogliere soltanto se vi permette anche di collaborare in un team. Evidentemente questo lavoro fisico, questo tipo di interesse sul corpo, sul vostro corpo fisico o sul corpo di altre persone, perché potreste essere appunto interessati a una varietà dal nutrimento, dalla nutrizione. Da appunto i tatuaggi, dai massaggi, eccetera, tutto ciò che ha a che fare con l'ambito corporale, ehm, è un qualcosa che riuscite ad esprimere meglio all'interno di un team che può appunto mettere in luce, mettere in evidenza questa vostra qualità. Vedo proprio la carta della collaborazione, che è quella del 3 di denari, dove attraverso appunto un lavoro di gruppo riuscite appunto a far emergere questa qualità, soprattutto a migliorare le vostre competenze in questo ambito. Vediamo la terza qualità, è lo studio. Vedi, di nuovo, questa deve essere qualcosa di estremamente importante per voi, perché è abbastanza simile alla carta della scuola. Si parla appunto di volontà di formarsi, di volontà di ricerca, di migliorare le proprie competenze. Vediamo un attimo con i tarocchi. Abbiamo da un lato il mondo, l'arcano maggiore del mondo, dall'altro il re di denari. Dunque, io in questo caso direi che voi state cercando veramente di avere un percorso nuovo, un percorso diverso, che amate molto, probabilmente ha a che fare con questo ambito del lavoro sul corpo e state studiando, state cercando di migliorare la vostra esperienza, ma soprattutto le vostre competenze a livello teorico. State riniziando un percorso di studio di questo tipo e vi aiuterà molto, perché raggiungerete finalmente il completamento della vostra formazione attraverso la carta del mondo, che è proprio quella del successo. Vedete, c'è l'alloro intorno a questa donna, indica proprio l'apice, il completamento, quindi riuscirete attraverso lo studio che comunque amate molto, perché siete molto interessati a questo ambito, a diventare come il re di denari, cioè una persona estremamente stabile da questo punto di vista, molto concreta. Quindi evidentemente voi magari vorreste fare anche in ambito lavorativo questo tipo di interesse, vorreste trasformarlo in un'attività lavorativa, e il re di denari indica che ci riuscirete grazie appunto molto allo studio e appunto alla scuola. Siccome è un ambito molto specifico, il lavoro sul corpo, per alcuni di voi può non essere, non risuonare, in questo caso probabilmente dovete vedere le altre stese, gli altri mazzetti, perché non può effettivamente combaciare con tutte le esperienze singole, siccome non è una stesa per una persona in particolare. È molto generica, insomma, quindi non può comunque valere per tutti. Però appunto io vedo per questo mazzetto, per le persone che hanno scelto questo mazzetto, la volontà ferma e molto sforzo, molto studio per appunto portare avanti un discorso probabilmente in ambito lavorativo, che riguarda appunto il lavoro sul corpo, e vedo anche ottime probabilità di riuscita grazie appunto a questo lavoro di studio che state facendo. Per altri può essere un lavoro sul proprio corpo, magari non lo so, perché avete
una situazione che volete risolvere anche a livello di dieta, eccetera, però appunto oltre al lavoro fisico, magari in gruppo, state anche molto studiando a livello appunto di teorico, di dieta, eccetera. E vedo appunto anche qui che riuscirete nel vostro intento e nel vostro progetto, nel vostro obiettivo, perché vedo molta determinazione. La carta che parla appunto del lavoro sul corpo può indicare inoltre a livello più generale che come qualità che sottovalutate è voi avete una enorme cura del appunto vostro corpo. Quindi tenete molto alla forma, tenete molto a tenerlo atletico, ma anche indica l'ambito, diciamo, magari della moda o comunque di prendervi cura del vostro aspetto esteriore in generale, che quindi riuscite a fare in maniera estremamente accurata e vi porta appunto dei risultati perché vedo appunto come dire, una certa, siete molto, scegliete con molta accuratezza tutto quello che può riguardare appunto il vostro corpo, il vostro aspetto esteriore, siete molto non scegliete i vestiti o qualsiasi altra cosa che può riguardare il vostro aspetto esteriore con superficialità, però in realtà c'è proprio uno studio dietro che appunto si esprime con il 3 di denari. Quindi appunto per alcuni di voi, riassumendo, questo lavoro sul corpo può essere proprio un ambito lavorativo, per altri può essere un qualcosa che riguarda lo sport, l'amore in ogni caso per l'ambito corporale, quindi un interesse a livello di dieta, di nutrizione, di sport, di attività sportiva in generale, per altri appunto un interesse per l'aspetto esteriore che appunto lo vogliono sempre molto curato e soprattutto scelto con cognizione di causa, come appunto si intende con la carta del 3 di denari. Questo quindi è tutto per il mazzetto della Shungite. Se vi è piaciuto il video mettete il like e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. A presto, ciao! Ed eccoci arrivati al terzo mazzetto, quello della ametista. Vediamo la prima qualità nascosta. Protezione. Dunque, questo appunto è un atteggiamento protettivo che voi avete o che riuscite ad avere sia nei confronti di voi stessi che degli altri. Evidentemente avete le qualità per difendervi da attacchi esterni di vario tipo e avete soprattutto anche un atteggiamento protettivo nei confronti di chi amate o appunto che pensate abbiano necessità di aiuto. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Dunque effettivamente vedo con il 9 di spade che avete una certa ansia in questo momento, certe paure, per questo appunto avete questo atteggiamento un po' difensivo, e poi con l'eremita appunto che cercate un attimo di isolarvi dal mondo esterno. Appunto in ambito di qualità sicuramente la carta della protezione indica che siete che riuscite appunto a proteggere voi stessi da attacchi esterni,
però appunto i tarocchi indicano che c'è effettivamente un bisogno in questo momento e però appunto ci riuscite, siete in grado di farlo attraverso appunto un certo isolamento che vi state costruendo rispetto appunto al mondo esterno. C'è qualcosa che vi turba, che vi spaventa o comunque che vi mette ansia. Eh, Però appunto la carta della protezione indica anche che in realtà sono più delle paure interne vostre che basate su una situazione reale, nel senso ingigantite un problema che state affrontando e che vi dà più ansia di quello che meriterebbe. Vediamo la seconda qualità, quella dei bambini, appunto è il rapporto con le generazioni più giovani, quindi la capacità di mm, occuparsi degli altri, ma anche e soprattutto delle generazioni più giovani, dei bambini. Per alcuni di voi potrebbe essere appunto, magari alcuni di voi lavorate come insegnante o negli asili nido. Adesso vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Abbiamo la imperatrice e il sole. Queste due carte di solito indicano proprio la presenza di un bambino, nel senso che per alcuni di voi probabilmente siete dei genitori e siete estremamente talentuosi, bravi nel appunto occuparvi dei vostri figli. È un qualcosa che riuscite a fare in maniera molto spontanea, sicuramente, in quanto genitori, però anche proprio avete un talento particolare nell'occuparvi di loro e nel avere cura di loro. Per altri di voi invece siete appunto le persone estremamente creative e questa creatività la portate a frutto, la trasferite nei confronti dei giovani, delle persone più giovani, dei più piccoli. Avete appunto questa volontà di proteggere quelli più piccoli e ci riuscite molto bene. Eh, la terza carta è quella del guaritore, quindi indica appunto una persona che si occupa degli altri, cercare una persona che cerca di alleviare le difficoltà degli altri e di prendersene cura. Quindi alcuni di voi potrebbero essere appunto degli operatori sanitari, per dire, come succede qua come si vede nella carta. I tarocchi relazionati sono quelli del l'asso di denari e del 10 di spade. Indica appunto che voi siete portati a dare degli aiuti concreti a delle persone che sono ferite sia nel corpo oppure nella mente, appunto nel cuore, ovvero che hanno delle ferite. Quindi come visione generale io direi che voi siete delle persone che siete estremamente portati a occuparvi degli altri, ad alleviare le loro sofferenze, ad alleviare le ferite intime o esterne nelle altre persone e ci riuscite meravigliosamente. Avete un atteggiamento protettivo, avete una anche creatività, una dolcezza nei confronti delle altre persone e le accudite come se fossero appunto no dei bambini nel senso che come se non fossero degli adulti, però insomma con la dolcezza che meritano in un frangente in cui appunto soffrono e date appunto con l'asso di denaro un aiuto concreto a delle persone che sono estremamente infelici al loro interno. Avete questa capacità di
proprio non solo prendervi cura, ma riuscite veramente ad alleviare le sofferenze degli altri. E queste sono delle carte veramente molto belle. La cosa però appunto, ora mi spiego meglio queste due carte, la carta il talento della protezione evidentemente un po' appunto vi pesa perché? Perché vi fate molto carico delle sofferenze altrui, vi sentite responsabile per gli altri e questo vi crea molta ansia, dovreste sinceramente cercare di trovare un modo per deresponsabilizzarvi, cioè non siete voi la causa delle sofferenze degli altri, problemi altrui, dovete un attimo cercare di distaccarvi psicologicamente perché sembrate un attimo ehm, eh, troppo caricati da questo senso di responsabilità e la carta dell'eremita quindi indica una responsabilità, un senso di responsabilità che vi porta a cercare delle soluzioni in continuazione per appunto aiutare gli altri e questo vi porta un po' anche a isolarvi, nel senso vi date un po' troppo agli altri. Probabilmente prendervi cura sì, ma non prendervi la responsabilità dei problemi altrui. Ecco, questo è quello che consigliano le carte. Questo è tutto per il terzo mazzetto. Se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. A presto, ciao!